Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 16 maggio, dove troveremo la luna nuova in Toro. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Vediamo prima di tutto dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questo sarà un periodo che ci porterà a maggiore equilibrio e benessere, ottimismo, nuova speranza, fiducia, più pazienza, soprattutto l'impegno che ci aiuterà a prepararci ad accogliere un buon momento per essere più produttivi, più dinamici, per comunicare e prendere decisioni importanti e anche nuove opportunità in vari ambiti della nostra vita, soprattutto quelli pratici e lavorativi. Di contro dobbiamo fare attenzione a emozioni di ansia, paura, di autolimitazione, occhio anche alla fretta perché agire senza seguire un piano ben preciso può essere controproducente e soprattutto di non iniziare nuovi progetti, soprattutto quelli che sono troppo complessi, difficili o anche troppi perché rischiamo il sovraccarico. E adesso vediamo il primo messaggio. Arriva dalla carta Il figlio delle stelle, molto bella come carta, a parte che ci sta dicendo che abbiamo un buon inizio, soprattutto intorno al 2 maggio, ci dice che c'è protezione, che qualcuno da lassù, in fin dei conti, ci sta aiutando, ci sta proteggendo, ci sta assistendo. È vero che parla di potere superiore, può essere sapere che abbiamo un angelo, un defunto, uno spirito guida che è con noi è già importante. È vero che però può anche parlare di sostegno e protezione in alcuni momenti difficili e quindi qualcuno che ci infonde fiducia anche a livello terreno. Quindi queste sono le prime indicazioni e poi troviamo primo quarto. Primo quarto indica una fase di sospensione, di equilibrio precario, di un cambio di direzione. Forse è per questo che la prima indicazione ci sta dicendo magari ci dobbiamo preparare ad affrontare un momento molto impegnativo per varie motivazioni, però sapere che comunque abbiamo una guida, comunque abbiamo sia qualcuno da lassù, sia qualcuno a livello terreno che può aiutarci, ci aiuterà meglio ad affrontare questo cambio di direzione e di trovare motivazione a continuare, di rimanere sul pezzo di una situazione oppure di verificare, valutare delle sfide per ritrovare la nostra voglia e determinazione, anche per superare qualche ostacolo. Quindi ci parla di resistenza, di forza e di adattabilità. La danzatrice della luna è molto bella come carta perché ci sta dicendo ok, abbiamo delle cose da affrontare, tante cose che sono comunque impegnative però costruttive e positive per noi e però abbiamo bisogno di bilanciare questa energia e di fare un qualcosa che ci piace, di festeggiare e brindare anche una piccola vittoria, di condividere un momento felice o di, se viviamo un momento no, di sfogarsi, di sfogarci, di dare tempo e spazio anche per noi, proprio per prenderci del tempo per dedicarci a qualcosa che ci fa stare bene. Quindi impegno, tanto impegno, sì, va bene, però anche qualche momento proprio per noi, totalmente nostro. Adesso vediamo i messaggi dall'oracolo dello sciamano.
Allora, il primo messaggio arriva dalla carta il testimone. Ecco, questa, ci consiglia di ascoltarci, di essere nel momento presente, di compiere dei gesti quotidiani che siano consapevoli, di cogliere ispirazione, forse proprio per ricevere dei messaggi a livello intuitivo o superiore, di trovare forza nell'azione e di seguire quell'impulso di cambiare ovviamente qualsiasi cosa che abbiamo bisogno appunto di cambiare e anche di, capire che non sempre in alcune circostanze bisogna per forza fare, fare, fare. Infatti forse è per questo che c'è questa doppia indicazione del tanto impegno e della distrazione e della leggerezza. E questa infatti va a sottolineare che non sempre bisogna insistere, insistere per forza e quindi ostinarci in qualcosa, ma dobbiamo capire quando fermarci, perché è necessario fermarci, lasciar accadere e soprattutto di lasciar andare, di cogliere ciò che ci ispira e quindi osservare proprio per ricevere le indicazioni giuste. Troviamo il sole, indicazioni giuste proprio per fare chiarezza. Il sole è luce, quindi non solo chiarezza, ma anche determinazione, coraggio, energia vitale, creatività, spinta interiore, e soprattutto opportunità di manifestare la nostra luce. Questo perché? Perché abbiamo bisogno di seguire una direzione ben precisa o di uscire dall'ombra con fiducia, con coraggio, proprio per andare a trovare gioia e soddisfazione. L'ultimo messaggio arriva dalla carta del gufo. Ecco, a proposito, c'è luce e questo ha a che fare con la parte in ombra, con il buio, e cioè ci consiglia di vedere ciò che non appare subito. Quindi è vero, messaggi sia a livello esterno, ma messaggi anche dentro di noi. Forse ci sono già delle cose che noi sentiamo a livello intuitivo che in qualche modo stiamo negando, stiamo ignorando, stiamo sottovalutando. Ci sono quelle memorie, quei segnali che ci aiuteranno a trovare chiarezza. Poi nel buio può essere il buio di una situazione difficile o un momento di confusione oppure un altro momento in cui proprio ci stiamo rinnovando. Ecco perché dobbiamo favorire il cambiamento, anche ad andare ad accogliere quei dettagli, quei gesti quotidiani anche di alcune persone, i nostri stessi sogni, quindi di non temere la verità, anche se per certi aspetti potrebbe essere un po' scomoda. Come dico sempre, queste sono le principali indicazioni che voi potete adattare a qualsiasi ambito nella vita, cioè se avete intercettato un certo tipo di consiglio, di dettaglio, di emozione che ha risuonato maggiormente nella vostra vita sentimentale o familiare, strettamente personale o lavorativa, allora vuol dire che lì c'è quel messaggio che dovete cogliere e quindi anche cercare di attuare il vostro percorso, proprio per stare meglio con voi stessi, ma soprattutto perché ci sono comunque delle ottime opportunità da cogliere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello della settimana. Vi auguro una buona luna, ciao!